Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia, tendenze energetiche generali per la seconda metà di maggio 2024. Mi è venuto da dire 2025, ragazzi. Chissà che non ci sia qualche progetto in vista del 2025 per voi. La temperanza. Abbiamo una carta che indica, diciamo, un periodo tranquillo. Quando c'è la temperanza si parla di portare pazienza in realtà. È una carta di attesa, è una carta... Non è, cioè più che attesa è come se ci fosse un periodo dove con calma c'è la necessità di come riportare in equilibrio o guarire un certo stato psico-emotivo. Andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il link alle previsioni del 2024 e ai corsi gratuiti che sono presenti sul canale. Vi ricordo che sono letture generiche, possono riguardare la famiglia piuttosto che il lavoro, piuttosto che le relazioni romantiche. Io vi dirò qual è l'energia più importante del periodo e poi andrò come a farvi degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Tenete presente che le letture per le coppie, per le relazioni, diciamo così, e gli affetti usciranno la prossima settimana. Quelle invece sui single, sulle coppie, sul lavoro e sull'economia, finanza e investimenti sono già online e le trovate nella sezione dei video mensili, scusate, dell'oroscopo mensile scorrendo in basso col dito. Allora, partiamo con un 4 di coppe, un 5 di pentacoli, un 2 di spade, re di spade, abbiamo un 6 di bastoni, la regina di spade e un 6 di coppe. Poi qui mi sono rimaste due carte e sono un 7 di bastoni e un 7 di spade. Allora, ho la sensazione che si parta da una sensazione di carenza. Perché? Perché qua con il 4 di coppe è come se non vedeste possibilità alternative e con il 5 di pentacoli anche un po' una carta che indica una sorta di carenza che potrebbe essere finanziaria. Scusate, non mi sono espressa bene. Non dico che la carenza sia nelle finanze, ma è il modo di pensare alle finanze che è in carenza, ok? Poi magari qualcuno ha anche, diciamo, dei deficit monetari. Soprattutto, tenete presente che con questo 5 di pentacoli si parla di perdite materiali, quindi fate attenzione nella terza settimana di maggio a non perdere cose concrete come le chiavi della macchina o le chiavi di casa, gli occhiali, il telefono o cose per lo stile. Mm? Andiamo a vedere carta per carta così vi do delle indicazioni più specifiche. Allora, 7 di bastoni per il 4 di coppe, la torre, un re di bastoni, un 4 di pentacoli e un cavaliere di spade. Voglio andare a vedere anche il 5 di pentacoli. Che interessante, 4, 5, 6 di pentacoli.
Allora, potrebbe essere una situazione in effetti tra due persone. Mi verrebbe da dire tra fratelli istintivamente, o tra colleghi, o comunque tra, diciamo, se fosse una questione tra parenti, parenti paralleli, piuttosto che colleghi di lavoro e non superiori, cioè persone che hanno più o meno il vostro stesso livello di lavoro, parentela, insomma. Non mi sono espressa bene con le parentele, però mi avete capito, vero? C'è questa torre. Io credo che o sia successo qualche cosa o sta per succedere qualche cosa, ragazzi, che potrebbe portare a... vedo come se ci fosse una sorta di difficoltà, di momento difficoltoso a livello finanziario. Non mi è ben chiaro se il vostro o quello dell'altra persona. Sta di fatto che credo che sia il vostro. Perché con queste carte ho come la sensazione che vi dicano: non ti preoccupare, non sei solo, cerca aiuto, cerca di aprire il cuore, cerca di dare quello che puoi dare. Perché questa è una carta di carenza, ma questa è una carta di abbondanza e anche equilibrio economico. Quindi secondo me non è tanto la carenza effettivamente monetaria concreta che avete, ma come vi dicevo prima è l'idea legata a questioni economiche, al vostro stato finanziario. Andiamo a vedere il 2 di spade. Abbiamo la regina di denari e un matto. È come se ci fosse da scegliere tra queste due persone. Scelgo me o scelgo l'altro? Sapete, mi viene in mente è una sorta di dinamica che almeno ho visto sovente tra fratelli, dove uno riesce a costruire un'indipendenza finanziaria mentre l'altro fa fatica e di conseguenza il primo è in costante aiuto del secondo, perché il secondo non riesce, insomma, a farcela da solo o da sola. Ecco, questa è un po' la dinamica. Scelgo me, cioè penso a me e a costruire, come vi posso dire, una sicurezza o comunque rischio, metto a rischio la mia sicurezza perché continuamente continuo ad aiutare mio fratello, mio cugino, chi è, perché è mio fratello, mio cugino. Cioè, è come se ci fosse un senso di dovere anche un po' nell'aiutare gli altri e un po' è il volere, però dall'altro lato c'è come questo proteggersi, questo aggrapparsi a quello che si ha. Andiamo a vedere il re di spade. La luna e la ruota della fortuna. Allora, il re di spade di solito è un'energia molto determinata, programmatrice, ma ho come la sensazione che sia confusa dalla luna. La luna è una carta che parla di proiezioni, come se ci fosse qualche questione che ha bisogno di essere vista. C'è anche la ruota della fortuna e qui c'è qualche questione a livello karmico e vi dirò che avendo anche re e regina di spade e un 6 di coppe e la torre, sì che ci può essere qualche cosa a livello karmico da dover elaborare in questo periodo. Tra l'altro ho appena pubblicato le stese sul karma, sull'evoluzione del karma per i prossimi 3 mesi. Le trovate sì, nella home o nelle sezioni dei video scorrendo in basso col dito. Andiamo a vedere questo 6 di bastoni. Quante, però abbiamo un 4 di coppe come all'inizio, un re di denari, qui abbiamo la regina di denari, una regina di coppe, un cavaliere di denari e un 9 di bastoni. Allora, guardate, il 6 di bastoni è una bella carta, è una carta di riconoscimento e di raggiungimento dei risultati. Di nuovo, io credo che voi non abbiate chiaro, siete un po' in questa mentalità
di tristezza anche mi viene da dire. E quindi di nuovo qua ricompare questo 4 di coppe che mi dice che non state vedendo che in realtà i risultati ci sono. Qui ci sono diversi personaggi. Ho la sensazione che, come dire, che siate un po' respingenti nell'ultima parte di maggio. Andiamo a vedere la regina di spade. Papa e regina di bastoni. Come se vi consigliassero di affidarvi a una guida. E con la regina di spade potrebbe essere una psicologa, uno psicologo, un mental coach. Andiamo a vedere anche questo 6 di coppe. Tre di bastoni. E mondo. Allora, c'è come un voler andare avanti in modo romantico, c'è una sorta di sogno. Il 6 di coppe fa sempre riferimento alle idee romantiche di qualcosa. Romantiche che cosa vuol dire? Che vedono solo il lato bello. Il lato brutto non viene considerato e quindi la bilancia è in disequilibrio. Per quello che qui avete la temperanza. È come dover mettere in equilibrio questo lato emotivo, che secondo me vorrebbe una cosa, e invece qua c'è la necessità di tagliare con certe idee, con certe paure, con certe proiezioni. Se fosse una questione, vi dico, di lavoro, ci potrebbero essere degli accordi, ci potrebbero essere come delle alleanze che vedo anche proficue, ma è come se aveste bisogno di farvi guidare in questo senso per riuscire ad arrivare a questo mondo, a questo completamento. Tenete presente che qui una delle ultime due carte che sono uscite sono 7 di bastoni e 7 di spade e lo sento collegato con questa luna. C'è come qualche cosa, qualche bugia, ragazzi, che probabilmente voi ancora non vedete, ma non perché vogliate raccontarvi delle bugie, perché effettivamente avete questa sorta di mm, vita, cioè non vita, vista in rosa che potrebbe farvi un po' illudere, mi viene da dire. Però, allora, se fosse quella questione tra fratelli, tra cugini, dove ci sono dei soldi di mezzo, vi dico che le cose comunque arriveranno ad essere regolarizzate. C'è come una comunicazione ufficiale ad un certo punto, verso, diciamo, nella seconda metà di maggio. Se è successo qualcosa di grave con questa torre, vedo che qui potrebbero arrivare diverse persone ad aiutarvi a raggiungere certi traguardi. È un periodo in espansione. L'unica cosa è che qua, secondo me, siete troppo sulla difensiva. Come vi dicevo prima, tendete a tenere gli altri lontani, mentre invece sono le persone che magari potrebbero venirvi in aiuto in questo momento. Se la situazione è ribaltata, cioè se siete voi che andate in aiuto degli altri e state vivendo una carenza economica proprio perché aiutate gli altri, qui c'è come la necessità di cambiare il modo di pensare, di trovare un punto medio, sì, un punto medio. Di nuovo, l'equilibrio della temperanza, quanto do fuori e quanto do dentro, quanti soldi presto e quanti in realtà, cioè prima devo pagare tutte le mie spese, poi quando ne avanzo penso agli altri, prima devo riuscire a salvarmi io, poi posso pensare, provare di salvare gli altri, ma se noi siamo da salvare automaticamente non riusciamo a salvare qualcun altro perché noi da soli a galla non stiamo. Mm? È come uno che sta affogando che cerca di salvare un altro che sta affogando e non funziona la cosa. Va bene ragazzi, andiamo a vedere Osho che cosa vi consiglia. Vediamo se ci dicono qualche altri due aspetti da poter tenere in considerazione. Queste sono troppe. Ok, adesso andiamo a vedere qual è. Ok. Maturità e una nuova visione. Ragazzi,
ce l'avete, si tratta di mettere in pratica questa maturità nel vedere le cose da un altro punto di vista. Mm? Qui con questa luna al contrario, un po' come se ci fosse da rovesciare la medaglia. Cercate di vedere le cose. Io non dico di togliervi il romanticismo, però è anche giusto dare un peso a quello che è il raziocinio, cioè va bene tutta la parte empatica, va bene vivere, va bene dare, essere presenti, però ci vuole anche poi la parte razionale per controbilanciare, perché sennò la bilancia è in disequilibrio. Ma vedo che arriverete ad un punto di mediazione. Tenete presente che qua ci potrebbe essere un pre-contratto e qui un contratto con il Papa, nel caso steste cercando lavoro, insomma. Andiamo a vedere ancora una carta dei semistellari. Rilasciare. Rilascia qualsiasi cosa che, diciamo, che allontana o che ti trattiene dal tuo autentico essere. Sì, ho come la sensazione che ci siano degli schemi qua da dover tagliare. Scusate, voglio vedere una carta per sta torre, voglio vedere se riesco a darvi un 5 di coppe. Qui c'è qualche tipo di perdita. È come se, perché il 4, c'è 4 5 di coppe, è come il non aver visto qualche situazione arrivare, c'è questo atteggiamento sulla difensiva perché secondo me c'è da metabolizzare questa perdita. Vi dirò, potrebbe essere sia una perdita affettiva che una perdita materiale concreta, come vi dicevo prima, ma non vi preoccupate perché non siete soli. Forse siete voi che tendete a tenere il mondo fuori, che tendete a difendervi, tendete a isolarvi, però è proprio quello l'attitudine da cambiare, trovare un punto medio, perché è come se ci fosse un sì, ok, do, ma cioè do a livello concreto, do amore, però non do di me stesso o di me stessa. E invece qua ci vuole un dare un po' meno a livello pratico e dare un po' di più a livello di se stessi, cioè condividere, mi viene da dire, trovare il lato spirituale della situazione, perché qua c'è tanta mente. Cioè, o meglio, bisogna mettere in ordine la mente, perché qui abbiamo anche un re di spade. E la luna e il 7 di... Vi dico, è come se ci fossero delle idee un po' distorte inerente una situazione piuttosto che una relazione. È come se non si volesse vedere qualcosa con questa luna. Va bene, amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un like. Se avete piacere, potete mettere un commento, iscrivervi o condividere il video e per iniziare un percorso di crescita con me vi basterà abbonarvi al canale. Se volete capire che temi tratto nella sezione degli abbonamenti, potete comunque curiosare nelle playlist dedicate. Sono quelle che hanno la copertina lilla. Mm? Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!